tutti e bentornati. Allora, chi mi sta seguendo su Instagram avrà visto che io quest'estate ho fatto una vacanza in Toscana, più precisamente a Lucca. E chiaramente quando si va in giro e si va in posti veramente belli, si compra anche qualche cosa di tipico e di particolare. E quindi a rientro mi sono fermato in quella splendida cittadina che è Arezzo. E allora lì avevo proprio voglia di assaggiare uno dei piatti tipici della cucina aretina, che è i bici all'aglione. Però questa è una ricetta che ho già fatto l'anno scorso. E allora, cosa fare di diverso con questa straordinaria pasta? Lo faremo con il ragù bianco di Chianina. Ma cos'è la Chianina? La Chianina penso che molti di voi la conosceranno benissimo perché è il bovino più conosciuto in Italia e soprattutto è più conosciuto all'estero. È un bovino che cresce nella Val di Chiana, tant'è che lì è anche marchiato con IGP, cioè indicazione geografica protetta, ed è un bovino straordinario. Presenta una carne poco marezzata ma veramente gustosa. E quindi ora ci vediamo gli altri ingredienti e la ricetta e durante il video vi darò qualche piccolo consiglio. E noi ci vediamo la prossima volta. Buona giornata a tutti! Cominciamo a preparare il brodo vegetale ricco. Mettete in una casseruola 2 o 3 cucchiai di olio d'oliva, una cipolla, una carota e una costa di sedano e fate rosolare. Appena preso colore, versateci l'acqua fredda, così quando arriverà il bollore le verdure avranno rilasciato i loro profumi. E mi raccomando, salate. Aggiungete al brodo una patata, un pomodoro maturo, una zucchina e per renderlo ancora più ricco la scorza del grana. Darà un sapore unico. Mentre il brodo cuoce, peliamo e tagliamo le verdure per il ragù, iniziando dalla carota, facendone anche dei cubetti, il sedano e la cipolla alla stessa maniera. Mettiamo dell'olio d'oliva in una padella grande, aggiungiamo le verdure, uno spicchio d'aglio, un rametto di rosmarino e una foglia d'alloro e cuociamo per 5 minuti a fuoco vivace. Poi aggiungiamo la carne e cuociamo sempre a fuoco vivace fino a che non si rosoli completamente. Allora, io volutamente nel ragù non ho messo un elemento grasso che potrebbe essere chiaramente la pancetta, oppure il guanciale, o il lardo, o le cotenne del maiale. Intanto perché comunque siamo ancora a metà settembre e non andava di appesantire troppo questo ragù. E poi, a me personalmente, mi piace perché è già bello ricco di suo. Però, se voi volete, per renderlo ancora più ricco e ancora più gustoso, allora a questo punto mettete uno di questi ingredienti. Sfumiamo con un bicchiere di vino rosso e facciamo evaporare. Pepate la carne, ma non salate, il brodo sarà già saporito di suo. Ora mettiamo il brodo bollente coprendo completamente la carne. One hour later. Mettiamo la pentola dell'acqua sul fuoco e saliamo. Appena bolle, buttiamo la pasta. Allora, io faccio i bici come avete visto dal titolo e hanno una cottura molto lunga, circa 19 minuti, però io 5 minuti prima della cottura al dente li scolerò e li metterò all'interno del ragù, in modo tale che assorbano
tutti i profumi del ragù stesso. Ma se voi utilizzate un altro formato di pasta, regolatevi di conseguenza con la loro cottura e lasciate sempre quei 3-4 minuti per poterli saltare in padella con ragù. Quando il brodo si sarà ristretto, togliamo l'aglio, l'alloro e il rosmarino. Aggiungiamo un cucchiaio di salsa di pomodoro e mescoliamo. Scoliamo la pasta e aggiungiamo qualche mestolo di brodo e finiamo la cottura in padella. Impettiamo la pasta facendo il nido e guarniamola con questo meraviglioso ragù. Accompagnate questo primo piatto con un buon vino rosso. Buon appetito!